Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'economia dei prossimi 30 giorni. Ragazzi, abbiamo la carta della giustizia, che è una carta direi positiva perché potrebbe fare riferimento a dei contratti, a degli accordi, a delle compravendite. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale attiva fino a San Valentino e poi sempre in descrizione ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con il Papa, la forza, l'appeso, un 4 di pentacoli, un 8 di spade e un 4 di bastoni, ragazzi. Bene, ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo un po' qual è il movimento energetico più importante e dopodiché andiamo a vedere per il flusso di soldi, le vincite, potrebbero essere i redditi attivi, quelli passivi. Vi ricordo comunque che per il 2026 ho pubblicato una lettura specifica per il lavoro e l'economia e vi invito a vederla e ad incastrarla con questa. Andiamo a vedere il Papa. Allora abbiamo un 2 di bastoni, un 4 di bastoni e la temperanza. Vi dirò, anche il Papa è una carta di contratti, anche il Papa è una carta che parla di regolarizzazioni, di ufficializzazioni. E, andiamo a vedere anche la forza, asso di coppe e mondo. C'è un nuovo inizio. Secondo me questo potrebbe far riferimento alla vendita di una casa per qualcuno, eh? E qui c'è come la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo. Potrebbe anche essere un trasferimento all'estero piuttosto che... Dico all'estero perché essendoci il mondo sono lunghe distanze, ok? Però può anche essere semplicemente in un altro paese, in un'altra città. Però ho come la sensazione che con la carta della forza si effettuerà come una scelta. L'asso di coppe può anche far riferimento a delle nuove idee, dei nuovi progetti. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un 6 di coppe, un 4 di pentacoli e un 5 di bastoni. Mm. Può esserci anche una battuta d'arresto, secondo me, con questo appeso. È interessante perché qui avete due volte il 4 di pentacoli e ho come la sensazione che potreste tendere al risparmio questo mese o comunque a non sperperare il denaro, diciamo. Andiamo a vederlo questo 4 di pentacoli a torre. E 10 di spade. C'è un ciclo qua che devi chiudere.
Però essendoci questa torre al contrario, andiamo a vederla. Re di coppe. Io ho come la sensazione che qualche cosa non si voglia chiudere. C'è anche un 6 di coppe. Può essere che questa vendita, ipotesi, questo contratto ehm, possa essere inerente a un qualche cosa che avete da tanto tempo, che vi portate avanti da tanto tempo. Può essere una casa ereditata, può essere magari del nonno, della nonna. Andiamo a vedere l'otto di spade. Potrebbero anche essere titoli, eh? C'è come un qualche tipo, mi fanno vedere anche una biblioteca, magari per qualcuno risuona. È come se ci fosse qualche cosa di prezioso che o volete vendere, il Papa un'altra volta, o questa cosa preziosa, magari avete bisogno di liberarvi di questa cosa, magari perché è ingombrante, non lo so, però è come se foste legati a questo oggetto. Può anche essere una situazione, eh. Andiamo a vedere i 4 di bastoni. Qui c'è Papa e 5 di coppe per spiegare l'8 di spade e un 9 di pentacoli e un 3 di pentacoli per spiegare il 4 di bastoni. Sì, io sento come se ci fosse un qualche cosa, perché abbiamo 2 4 di bastoni, quindi potrebbero esserci come o dei lavori da fare in casa, o potrebbe esserci questa casa da vendere, questo oggetto prezioso da far valutare, da vendere. Io ho come la sensazione che qualche tipo, perché avete 2 volte il Papa e una volta anche la carta della giustizia, c'è qualche tipo di vendita, secondo me, di contratto che verrà stipulato. Vi dico, terminare con queste carte non è male, perché effettivamente il 9 di Pentacoli è una carta di grande abbondanza, è una carta di qualcuno che ha già raggiunto un certo livello di soddisfazione finanziaria e se lo gode, fondamentalmente. Mm. Allora, andiamo a vedere ancora 3 carte per darvi qualche consiglio in più. 3 di spade, 3 di coppe, 9 di coppe e matto. Ragazzi, con questo 3 di spade e il 10 di spade io credo che ci sia una sofferenza legata a questo immobile, questa situazione, questo oggetto prezioso, come abbiamo detto. È come se fosse un qualche cosa di affettivo che dovete probabilmente lasciare indietro, perché qui comunque con la carta del matto c'è come un nuovo inizio, c'è la possibilità di buttarsi in qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere i vari settori. Allora, se parliamo di flusso di denaro, quindi potrebbe essere per il vostro stipendio, diciamo per l'attività lavorativa, ho come la sensazione che farete un po' fatica questo mese. Avete 2 volte il 4 di pentacoli, io ho la sensazione che sia necessario risparmiare, ma perché con questo 3 di pentacoli qualcuno vorrebbe fare come dei lavori di ristrutturazione magari in una casa. Questo oggetto prezioso potrebbe essere una casa, ipotesi alla quale tenete particolarmente perché era del nonno e quindi decidete di metterla a posto, per cui può essere un periodo dove iniziate a fare come un fondo risparmio. Può essere in banca o può essere anche per conto vostro.
Però ho come la sensazione che dovrete occuparvi un po' di questa cosa qua, perché effettivamente potrebbero esserci diverse spese e quindi uscire parecchio denaro, più di quello che voi pensate o siete abituati normalmente. Per quello che riguarda gli investimenti immobiliari, secondo me qui c'è qualche casa nuova che entra o una casa che ha bisogno di essere ristrutturata. È una decisione che prenderete in questo mese, secondo me. Sento anche che può essere molto positiva. Questa casa per qualcuno potrebbe essere destinata ai figli. Quindi magari siete in una fase dove state sistemando casa per i vostri figli. Ehm, per quello che riguarda, diciamo, gli investimenti che avete già attivi, non importa quali siano, però ho la sensazione che qualcuno di voi possa aver bisogno di aiuto. Cioè, nel senso, è come se doveste diventare un po' più strateghi, un po' più maliziosi, un po' più sgamati in questo settore, ma siccome probabilmente o è un nuovo settore o insomma ci sono delle cose che non sapete di quello che andrete a fare e quindi sento che potrebbe essere utile appoggiarsi a qualche consulente esterno, ragazzi. Può essere un'agenzia immobiliare, può essere un perito, però ho come l'idea che per qualcuno di voi sia importante affidarsi a qualche tipo di consulente esterno. Anche perché è un buon periodo per pensare cosa fare, non è un buon periodo per iniziare a fare. Ok, sento che dovete prima avere come un programma ben definito. Per quello che riguarda gli investimenti in borsa piuttosto che i Bitcoin, allora qualcuno potrebbe essere tentato di vendere, io ho come l'idea che il mercato potrebbe scendere. Ovviamente ragazzi, io vi dico l'energia disponibile secondo i tarocchi, poi è chiaro che se dovete spostare cifre farete riferimento a qualche consulente, ok? Queste sono solo tendenze energetiche. Comunque, ho la sensazione che potrebbe essere un po' sottotono la borsa in questo periodo e credo che qualcuno potrebbe avere come questo impulso, se vogliamo, di vendere per paura di perdere il denaro. Se fossero Bitcoin, sì, non sento grandi soddisfazioni, per il momento, sinceramente. Qualcuno potrebbe dover vendere proprio per affrontare questa ristrutturazione, questa sistemazione. Se dovessimo parlare di materie prime, non bene come vorreste, però bene. Cioè, io ho la sensazione che allora, ho la sensazione che qualcuno di voi sia talmente tanto emotivo da non essere proprio tagliato con il gioco in borsa, sia che siano bitcoin, sia che siano titoli, azioni. Cioè, ho come l'idea che siete un po' troppo emotivi per riuscire a reggere questa pressione ed è per quello che avete due volte, dov'è? Due volte il Papa. Avete come bisogno di appoggiarvi a qualcuno che vi possa guidare, che vi possa rassicurare, che vi possa dare delle dritte, insomma. Devo anche dire che secondo me, per quello che riguarda le materie prime, potreste fare dei grandi affari, soprattutto se comprate in stock, ok? Quindi se c'è qualcuno di voi che vuol fare
rifornimento di materie prime, sento che troverà come delle aziende che stanno fallendo o degli stock molto vantaggiosi. Farete come un buon affare in questo senso, comprando le materie prime ora, perché in un futuro vi serviranno, però è come se aveste la possibilità di pagarle meno adesso. Se dovessimo parlare di redditi passivi, quindi quello che entra come un automatismo, diciamo, ehm, allora, se avete qualche casa da affittare, potrebbe anche essere che queste spese che dobbiate sostenere siano per sistemare la casa che affitterete, però sì, la affitterete. Se fosse un reddito passivo da altre fonti di guadagno, ragazzi, secondo me è la parte più ciccia in questo mese, cioè i redditi passivi sono quelli che vi daranno più soddisfazioni. Se parliamo di vincite, lo vedo poco, sinceramente. Può esserci qualcosa a fine mese, ma mi sento quasi di dirvi di non spendere grandi cifre, ragazzi, perché non è un buon periodo per le vincite, per le vittorie. Cioè, tra tutto è, diciamo, il settore che vi darà più soddisfazioni, però non è che vincerete grandi somme, ecco. Sì, potrebbe allietarvi la giornata, vi pagate una cena, fate un pezzo di spesa, però poca roba, ecco. Più che tutto, secondo me, diciamo, i settori in cui dovrete puntare di più sono gli investimenti immobiliari, il mattone. Sento tanto il mattone, sia che sia per comprare una nuova casa per voi, per il figlio, oppure che vi mettiate a ristrutturare un qualche cosa. Ho la sensazione che il settore immobiliare sarà quello più soddisfacente. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Fai meno. Analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Valuta se ti extralimiti, se ti sforzi talmente tanto da arrivare allo sfinimento non necessario. Perché succede questo? Perché succede questo? La tua salute lo merita? L'obiettivo affronta le ragioni fondamentali per le quali rischi la tua salute in modo non necessario. E poi abbiamo accetta le sfide della vita, rifletti sulle cose che hai dovuto affrontare nella vita. Ricorda che a tutti noi si presentano ostacoli che ci aiutano a crescere spiritualmente e a servire Dio. L'obiettivo esamina le sfide che ti ha posto la vita e fai la pace con loro. Wow! Ego, 4 mesi. No, stavo guardando se avevate carte tipo la luna, tipo... ma no. Ok, quindi in questi 4 mesi può essere utile osservare a specchio voi stessi per riuscire a capire che cosa è mosso dal ego. Poi abbiamo, guardate, gennaio, cambio di sentiero. Può essere che qualcuno cambi direzione, quindi adesso non avete né carri, non avete neanche tante carte di viaggio, sinceramente. Però può anche essere che, appunto, se fino a ieri stavate pensando di investire in borsa, può essere che oggi invece pensiate di investire, non so, nel mercato immobiliare. La guida delle traversie. A ora, scusatemi, ora.
È un po' come dire che avete bisogno di diventare la guida di voi stessi. Questa carta qua vi diceva che la vita vi dà delle sfide che bisogna accettare e è un po' lo stesso significato di questa carta, è come se voi sapeste dove andare, da che parte dirigervi attraverso, mi viene da dire la tormenta, ragazzi. Mm? Andiamo a vedere ancora un koan. Un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia. Questo è tantissimo che non esce. Dipende sempre dal punto di vista con cui si guarda un qualche cosa. Un'erbaccia può essere un tesoro, nel senso che ci sono tante erbacce che in realtà sono piante curative, quindi possono, per chi le conosce, essere un tesoro, mentre un tesoro può essere un'erbaccia, cioè nel senso che i soldi possono essere un infestante che rompe le relazioni familiari. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi i soldi, il lavoro, l'amore, la bellezza, il tempo, insomma ce n'è una serie. E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina che vi aiutano a lavorare sul vostro campo energetico, sulla vostra salute, sulla vostra realtà, ok? È un percorso che è stato creato in base a tutto quello che io ho studiato, che io ho condensato e messo semplicemente lì a disposizione vostra. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate e appunto vanno viste in ordine cronologico. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!